si rimane colpiti nel sapere che esiste questa sinergia, o più semplicemente questo passaggio di mano di una Bizzarrini GT Europa 1009 non terminata, acquistata e tenuta con una fedeltà rigorosa da parte di un artigiano bolognese che nel corso di qualche decennio, a dire poco, ha provveduto a compiere quelle integrazioni, ma anche quelle modifiche necessarie o quelle innovazioni che avrebbero portato al completamento della vettura. Questa macchina è resa unica dalla sua storia. È una progettazione che non è durata 10 mesi, 12 mesi, 24 mesi, ma è durata 42 anni e forse non è ancora finita, anzi 42, ormai sono 45. E mi è sempre piaciuto elaborare le cose e non lasciarle stare. Ecco, dalla bicicletta, che ho corso per 3 anni, poi successivamente alla moto e così via facendo. E poi nel 70, avevo 28 anni, e è iniziata l'avventura. Io quando l'ho conosciuto produceva volanti in legno. Era un personaggio che vedevo lì al bar, lo sentivo parlare, appassionato d'auto come lo ero io, per cui fu naturale andarlo a trovare in officina. Sai cosa mi disse Gozzoli? Che c'era nel catino un mio volante. Dice, beh, perché non lo vieni a comprare? Dice, io lo comprerei. Vabbè, no. Ha sempre diversificato, una volta i volanti, poi i cornetti, poi i paracoppa per le vetture. E poi dopo è passato all'artigianato, diciamo così, e poi si è dato ai kit in vetroresina sia per le moto che per le auto, parafanghi, spoiler. È stata una persona vulcanica da questo punto di vista, perché ha sempre fatto cose sempre diverse e si è inventato lui l'esperienza, perché diciamo che non ha fatto delle scuole specifiche, però la sua passione, la sua testardaggine, come dire, la sua cocciutaggine, sì, è riuscito a fare sempre quello che voleva fare. Sono nato a Bologna il 9/1/42, sono un po' vecchietto già. Quando è finita la guerra avevo 3 anni, non è che ne avessi tanti, dunque mi ricordo solamente gli aerei, i bombardamenti, quello sì. Quando arrivava l'allarme ci portavano nei rifugi che erano lì vicino, ce n'erano 2, poi cessava l'allarme, dunque non ho dei grossi ricordi. Mi ricordo questi particolari perché rimangono impressi nella mente. Qui sono io che non mi riconosco di certo, avevo 2 anni ed ero a Rovigo, per l'esattezza. Qui invece avevo già 15 anni e sono su alla Bologna-San Luca. Ripida, molto, 17% dipendenza. Qui invece giocavo col cane dove sono cresciuto, una laterale di via Andrea Costa. E questo è un altro lupo. E ne avevo 16, già correvo. Questa un po' è la mia vita.
sono allo Stelvio, qui ero in agonistica, cioè il numero 1 addirittura, e eravamo in 12. Ci divertivamo. Quella lì è una posizione, non lo dico per vantarmi, ma è una posizione corretta. Il maestro di sci mi disse: no, Giuliano, sei perfetto, hai solo un difetto in questa ripresa. E quale? Il mignolo. Io ho fatto gli Aldini Valeriani ed eravamo un istituto tecnico per meccanici, diciamo, ma più che meccanico d'auto, diciamo nella meccanica, cioè macchine utensili naturalmente. E poi a 14 anni e mezzo sono andato a lavorare presso un artigiano che faceva dei particolari per la moto Alpino. Ho lavorato anche alla Tecno e lì ho assistito. C'era un certo Gilli che era il capomeccanico, che era molto bravo, e io da lui appresi e non poco. La mia passione è nata anche dentro a questo garage, perché quando io venivo assieme a mio papà nell'officina di Giuliano, vedevo le tante macchine che passavano di qui, gli infiniti lavori che lui faceva, sia sulle nostre macchine che sulle macchine di tutti quelli che venivano in questo posto per fare tutti quei lavori impossibili che nessuno faceva se non Giuliano. Quando arrivavi qui dentro, arrivavi in un mondo e sembrava che il mondo qui dentro si fosse fermato, e anche oggi, tuttora, dopo 20 anni, il mondo si è fermato in queste quattro mura. È un pezzo di Bologna dove non c'è la tecnologia, non c'è internet, non c'è il telefono, non c'è il computer, e qui si raccontano i fatti di quello che succede, perché arriva l'amico che racconta la storia, racconta l'aneddoto, e c'è una vita, diciamo, di 50 anni fa. Nel proseguio degli anni maturò la decisione di acquistare degli avanzi del fallimento Bizzarrini per completare e finire una macchina, la GT 1009 Europa, che era l'ultimo prodotto di quella casa e fu causa probabilmente anche del fallimento di questa casa. E Bizzarrini, toscano di origine, ingegnere laureato, era stato assunto nel gruppo degli ingegneri attivi per la scuderia Ferrari. Gli anni 50 sicuramente sono stati per Bizzarrini un periodo di grande esperienza, e così è uscito, anche se non se lo aspettava, dalla Ferrari, e Bizzarrini volle provare una strada autonoma, del tutto libera, e che avrebbe veramente segnato la sua esistenza, come anche la storia della produzione motoristica. Aveva cercato di indirizzare la propria produzione verso l'agonismo che era organizzato negli Stati Uniti d'America, dove però i risultati non furono poi così positivi, finché stringenti motivi di bilancio e di tenuta economica condussero alla fine. Sono nato a Casalgrande di Reggio Emilia, 14-12-1941. La mia professione è artigiano meccanico. Sono entrato nel reparto esperienze alla Ferrari sotto la direzione dell'ingegnere Giotto Bizzarrini. Era un reparto dove si riusciva
a esprimersi completamente su una vettura, dalla cosa più elementare, le gomme, alla cosa più complicata, carburatori, assetti vettura, cambi. Enzo Ferrari in officina era una persona molto attenta a tutto e tutti, stimava tutti, dal più piccolo al più grande, e nel medesimo tempo era anche molto severo. Se uno commetteva un errore, eventualmente ti cambiavano il reparto a seconda della gravità che uno aveva commesso. Più che la perfezione. Quando aveva qualche cosa che non gli tornava molto chiaro, molto limpido, chiamavi direttamente il meccanico. In un particolare toccò anche a me diventai rosso come le sue macchine che stava facendo rosse dalla timidezza che avevo conosciuto l'ingegnere Bizzarini nel 1959 all'ingresso della Ferrari. Ebbi un colloquio direttamente con l'ingegnere Bizzarini e il giorno dopo mi assunsero. E di lì sono sempre stato alle sue dipendenze, lui era il capo del reparto collaudo ed esperienza. Dal 62 in poi ci siamo trovati d'accordo, io ho seguito Giotto Bizzarini a Livorno, dove abbiamo costituito questa piccola officina, Autostar. Questa è la prima vettura costruita, ora è solamente il telaio, da Bizzarini e Mauro Prampolini. Il ragazzo sono io. Questo è il primo 538 Bizzarini con motore Lamborghini, costruito dal sottoscritto e tecnicamente seguito dall'ingegnere Giotto Bizzarini. Quanti soldi ci ho speso. Questa è sempre una vettura, un 5003 motore anteriore naturalmente Bizzarini, una delle prime versioni alla 24 ore di Le Mans del 64. Questa foto qua c'è il sottoscritto Mauro Prampolini, l'ingegnere Giotto Bizzarini e Stefano Volpi, meccanico, grande appassionato di macchine tuttora. Non funzionò semplicemente il discorso perché sia da parte dell'ingegnere Bizzarini e da parte mia, che ero il secondo attore dopo lui, non si conoscevano i soldi, la moneta non si conosceva. Noi si aveva le briglie e si vedevano solo le macchine, sempre macchine. E possibilmente cercare di farle andare il più forte possibile, sempre il più forte possibile. E alla fine dell'avventura dell'automobile Bizzarini è nata questa 1009. Ma indubbiamente bisogna considerare che il personaggio che ha fatto questa trasformazione qua, un personaggio da ammirare e da osservare. Tecnicamente ritengo molto coraggiosa e se la provassi desidererei provarla, vederla sarebbe la cosa migliore per potergli dire bravo, sicuramente bravo, perché quando una persona ha coraggio e ha fantasia e voglia, bravo lo è, di sicuro. Guardiamo un po' la storia della macchina, perché abbiamo fatto in tutti questi anni, abbiamo costruito il libro, che l'hai fatto tu, e c'è scritto Bizzarini Story, e iniziamo dalla fattura, perché di fatto queste sono le uniche due Bizzarini uniproprietario comprate dal signor Giunta Giuliano il 7 novembre del 1970, e quella è la fattura di Bizzarini. Mio padre aveva corso quando io ero piccolo con la Bizzarini 5003 e quindi piano piano io ho conosciuto la storia della 1009, me ne sono appassionato chiaramente e ho seguito gli ultimi anni di lavoro, gli anni attuali del lavoro di questa macchina. Tutti i loghi Bizzarini li hai fatti tutti tu, nel volante, nel cambio, e anche la leva del cambio l'hai fatta tu, esatto, sagomata. Poi l'ho incluso il bauletto segreto, che poi in un secondo tempo si spiegherà che segreto magari non è. No, vabbè, che segreto è? È per la rivoltella. È molto segreto. Perché te l'ha chiesto? Un americano, ero un avvocato che ci teneva a metterci dentro una pistola 2 pollici, Smith Wesson. Venne fuori l'esigenza di creare un oggetto ancora più esclusivo, ancora più performante, ancora più bello, e quindi in
questo lunghissimo periodo di cambiamento in cambiamento, di modifica in modifica, sempre studiando soluzioni migliori e anche come attuarle, perché non era così semplice ricreare tanti pezzi nuovi che mancavano all'epoca, tipo gli alzacristalli, i cristalli, le ruote. Si è proceduto lentamente, perché nel periodo bisognava pure anche mangiare, quindi bisognava alternare la passione per questo oggetto anche a un lavoro quotidiano per poter sbarcare il lunario. Parliamo dal 70 in avanti, lo dovetti sospendere perché mio padre era un maresciallo dei carabinieri, non è che in casa ci fosse delle risorse. E allora ho dovuto sempre alternare, sospendere, riprendere, ecco i 40 anni, perché probabilmente ci avrei messo molto meno. Forse queste interruzioni mi hanno dato la possibilità di fare anche delle variazioni, perché nel frattempo, cioè non ho mai tirato a finirla, e questo che voglio dire. Ho sempre fatto le cose che mi andava di fare e che mi piaceva di fare. Poi andando avanti con gli anni si migliora anche tecnicamente, perché quando ho iniziato probabilmente non sarei riuscito a farla così. E in seguito che uno si migliora, questo va detto. E questa Bizzarrini, che non è un paradosso, è divenuta sempre più se stessa, eppure dovendo essere sottoposta a modifiche, interventi. È una macchina che è stata sicuramente progettata secondo il desiderio, secondo il gusto di Giuliano, il che può essere opinabile, criticabile, perché c'è chi può dire mi può piacere quello, non mi può piacere quell'altro. Però indubbiamente cosa rende unica questa macchina è l'unicità, per l'appunto. Il fatto che sia stata curata e studiata con una cura e una precisione che penso nessun'altra Bizzarrini di queste qui sia paragonabile. È una cosa unica perché è nata da una scocca e da un telaio nude, e tutto il resto è stato fatto. È unico il motore su questo tipo di macchina, perché è un motore di origine Ferrari, di origine Corse, con basamento in alluminio, già diverso da quelli montati successivamente dalla stessa Dino. Tecnicamente un motore Dino con il suo complesso cambio è molto funzionante. La macchina in sé per stessa, il 1009, era una macchina di telaistica ottima, perché veniva in piccole dimensioni, però su un suggerimento tecnico del 5003. Cioè, un motore da 200 cavalli non è che gli dasse noia, anzi gli fa bene. Lo mettiamo in moto la macchina? Volentieri. È unico tutto, sono stati costruiti da zero, sospensioni, ruote, trasmissione, modificato il differenziale, sono stati costruiti da zero i vetri, che è una cosa assolutamente, non dico impossibile perché si è fatto, ma molto difficile, perché richiedono la creazione anche dell'attrezzatura per poter curare il vetro, oltre che dargli una forma. Sì, i sedili sono stati costruiti di sana pianta. Innanzitutto dovevano avere una leggera inclinazione verso il retro, da poter far sì che uno anche di 1,80 m ci stia dentro. E poi i sedili vengono stretti direttamente sul pavimento per non dare spazio alle guide, che ti elevano quei 3 centimetri e mezzo, perché c'era sempre questo famoso progetto. Esatto. Inoltre è probabilmente l'unica Bizzarrini a questo mondo, ce ne sono 14 o 15 nel mondo costruite di queste macchine, ma sono tutti coupé. Questa è stata modificata dotandola di un tettuccio tipo targa, che volendo si può riporre nel bagagliaio e si viaggia scoperti. E qua avevi tagliato il tetto per farlo targa. Esatto. Ma perché ti era venuto di farlo targa? Perché avere una macchina aperta con i capelli al vento è emozionante. Sì. È unica in tutto. Persino la chiave d'avviamento, che se vogliamo non è una banalissima chiave,
ma è stata ricavata dal pieno lavorando l'argento. Poi abbiamo la famosa chiave, la chiave In argento. della domenica, diciamo, con il logo. Delle evenienze. Per gli avvenimenti importanti, per Sì. le accensioni importanti. Sì. Quindi quando andremo in autodromo useremo questa, metteremo in moto con questa. È unico il proprietario, perché una persona come Giuliano, credo un'altra non esiste a questo mondo, che si mette dietro a un progetto del genere, la cui realizzazione ha richiesto una quarantina d'anni, facendo quasi tutto da solo. Non è possibile che un meccanico oggigiorno si trovi un meccanico che possa ricostruire una macchina, rifare. È impossibile, data la mia, impossibile. E oggi si corre più veloce. Oggi si tende a dire te fai questo, io faccio questo, te fai quell'altro. Cioè, fare una macchina si tende a farla tutte, dal fanale ai freni al motore, far tutto. E qui sono Sei le tu foto. quando hai ritirato le macchine. Esatto, dell'acquisto, all'atto dell'acquisto. Tu alla mia età, a 28 anni, Che furono. Parliamo di 40 e passa anni di lavoro, insomma. Quindi dal 70, data in cui è arrivato qui lo scheletro, che poi uno ce n'ha uno, perché ne erano due in origine, uno è rimasto quasi come acquistato all'epoca. Ecco, vedere quello e vedere la macchina finita, uno può immaginare, ma non so se fino in fondo possa immaginare tutto quello che ci è voluto. È pronta, la macchina è già stata messa in moto, ha anche già fatto una piccola prova, adesso si dovrebbe andare in pista prossimamente per provarla più a fondo. non so se Giuliano riuscirà a staccarsi da questa bambina, perché quando pensiamo che sia finita, veniamo qui in officina e vediamo che ha smontato qualcosa. Quindi quando sembra pronta per la vendita, la si rismonta, e poi la si rimonta, e poi la si rismonta. E questo è un circolo vizioso, probabilmente, per non venderla. L'idea è quella di venderla, ma chiaramente non so se si verificherà questa opportunità per tante ragioni. Tanto deve ovviamente essere riconosciuto il valore che ha questa macchina, che al di là di quello che può dire il mercato, rappresenta pur sempre 40 anni di lavoro di una persona. È stata fatta con del materiale di estrema qualità in tanti anni e manualmente. È chiaro che ha dei costi che sono molto alti, quindi dovrà essere riconosciuto questo valore alla macchina dall'eventuale acquirente. Però non so fino a che punto, ecco, Giuliano la desidera vendere, ma io non so se nel suo intimo è così convinto. Occasioni ne ha avute in passato che non sono concretizzate, non erano serie probabilmente, però ecco, non ha mai pensato seriamente di spingere la trattativa fino a un punto di arrivare alla vendita. Ecco, si è solo parlato. Però l'idea è quella, anche perché rappresenterebbe quella che lui ha sempre definito la mia pensione. Solo montare il Tesi che è già pronto e lo specchietto retrovisore che per motivi di estetica ho preferito non montarli, ma la macchina è finita. A posto. Dopo 40 anni di lavoro e l'ho guidato per un quarto d'ora. Adesso andremo in pista. Domani è il primo giorno dopo 45 anni di esordio. Non è da tutti. E sarà molto importante per me, questo va detto.
fatto la pressione delle gomme, tutto a posto. Più che altro che quel che importa sono i fatti adesso, non è questione. Io non dovrei aver tralasciato nulla, perché i lavori sono tanti, sembra facile, ma non è facile. Cosa devo fare? Devo abbassare? No, devi infilare il foro lì, guarda. È quello centrale? Ci va dopo da solo. È un po', sai, un po' laborioso. Sì. Ma domani andiamo così o... Beh, la chiudo, sì. No, però per girare il pista No, lo tolgo. Oh, non arriva un filo d'aria, senza, non c'è. Si vede che il parabrezza è furbo da matti. Non dico emozionato perché ho un'età che non è che mi emozioni facilmente, però soddisfatto, questo sì. Sì. Buona. Fatto, è andata. Non sei emozionato però tu. Beh, sai, è l'età che mi controllo. Cioè, se tu avessi avuto gli anni del 70 quando hai Ecco, preso la senz'altro, macchina, senz'altro, sì. Non ho mai avuto modo di spaziare, cioè di muovermi, fare curve, controcurve, no, perché andavo là a Mantova e giravo intorno a un edificio. E adesso poi impareremo l'effetto che mi farà. È la prima volta. È la prima volta. Prima volta. Perché a te piace vederla ferma. Cioè, te guidarla non ti interessa. Ma qui è la differenza che c'è fra un pilota e un meccanico. Non esiste un meccanico che vada forte in macchina, perché il meccanico rispetta la macchina, non c'è niente da fare. Mentre il pilota proprio lui la spreme come un limone. Cioè lui non se ne fa scrupolo, niente di niente. Vedi che io sono più agile a salire. Questo, un road. Chiave d'armonica. Cappelli. Anche perché l'Owners Club al momento si annoia. Vai. 6. Ok. Cintura. Omero Scurde senza cintura.
a destra. Sono sporoni. Ti puoi allargare e poi ti riporti al cono di destra. Sono sporoni poi in pista, è la prima volta, sai. Ah, lo so. Ancora non sei, no, adesso sei emozionato. No, e qui ci sono dentro, no, perché è difficile da esprimersi, almeno per me è quasi impossibile, ma è veramente, veramente entusiasmante, mi piace. Io ho già messo a fuoco che c'è qualche cosina da regolare, no, ma tutta messa a punto, sciocchezze, averne. La macchina è fatta, ecco, questo voglio dire. La macchina è finita. Il brodo è tratto. Diciamo che la macchina è finita. Sì, andiamo, boss. Questo forno crematorio, Sì, che è un po' caldino. Hai detto proprio bene. Apri il cofano. Arrivo un attimo. Io esco sempre prima di te. Chissà il perché, lui è Speedy. Io direi che siamo in una botte di ferro. Sono contentissimo, finalmente mi sbottono, Oh, finalmente. Possiamo dire che è a posto? Sì. Ha bisogno di girare sta macchina. Bravo. Difatti quando sono partito ho messo dentro la seconda e a momenti si spegneva, perché era fredda innanzitutto, e poi perché a metterla in moto sempre da fermo succede che le candele si affumicano, ma del resto dopo non l'ho più fatto. Adesso che l'hai guidata ci hai preso questo. Cosa c'è quando tiri, poi ho tirato a 7.000, perché qui poi è arrivato a 8.000 tranquillamente, i fuorigiri, che questo lo sopporta, a 9. Dunque quando metti dentro la terza, è una gran libidine. guarda, anche lui è diventato un po' rosso, lui adesso glielo posso dire, perché diceva frena. No, sono contento, veramente. Anche se non faccio i salti, però sono veramente contento. In effetti si vede chiaramente qui, vedi? C'è una perdita lì, poi c'è la perdita là. La goccia che viene da qua. Però la macchina è andata bene nel complesso, non ha avuto problemi, bisogna solo regolare l'assetto e bisogna regolare un po', fare una serie di Si fanno normalmente.
Beh, è stata un'emozione non indifferente perché costruirla in tanti anni, per l'esattezza 42, e tutto funzionava a meraviglia, quasi come la Ferrari, quasi, dà una certa emozione, senza ombra di dubbi. Poi a fianco avevo un copilota che mi dava le dritte e allora io non sono pratico, lui sì. E mi diceva taglia la curva, vai sul cordolo, fai qui, fai là, io obbedivo. È stato emozionante, sì, tanto, molto, anzi. Comunque il problema è che bisognerà poi che si decida anche a pensare a chi eventualmente venderla sta macchina. Tu cosa dici? Chi dovrà comprarla dovrà poi... Ecco, magari sarà una scelta delegata all'acquirente. Esatto, chi la compra dovrà Come decidere la vuole? come la vuole. La Dice, vuole così con le gomme è alte, una macchina con le gomme fatta su basse, misura. la vuole con l'assetto alto, con l'assetto rigido, anche perché tanto Giuliano non si deciderà mai a fine di fare i lavori. No. Finché non monta lo specchio E il tergicristallo. il tergicristallo. Io sono un po' perfezionista, le cose se non le faccio 2 volte o anche 3, come i cofani, sempre con l'intenzione di migliorare o di estetica, perché la meccanica era quella del Dino, dunque quella andava bene, 200 cavalli o giù di lì, ma l'estetica ci si perfeziona. E nell'avventura Bizzarini io sono stato il primo attore con lui a costruire questo, e che ancora oggi ci sia della gente, e speriamo anche domani, speriamo anche fra 100 anni, 200 anni, quando noi non ci saremo più, si ricordi sempre che abbiamo fatto una cosa con tanta passione, tanta volontà, e ce l'abbiamo sempre messa tutta, pur di fare una macchina e di andare forte. Sempre, la mentalità è sempre quella, non si cambia. E chi la compra si deve innamorare della storia, di tutta la macchina. Diciamo che Bizzarini non ha avuto tempo e modo e possibilità economiche di svilupparla, e Giuliano gliel'ha sviluppata in 45 anni. Ha estrapolato dalla sua testa le idee di una Sì, ha fatto quello che probabilmente avrebbe fatto Bizzarini. Commercialmente e personalmente penso proprio che la macchina lui la possa vendere, sicuramente. A quale prezzo? Non so rispondere. Si è spento, pagherò, sarà una persona, sarà un uomo evidentemente, non pagherà. Allora ne diamo il triste annuncio, il fratello poi passo, il fratellino passo domani, la sorella segna, il cugino ci vediamo dopo, il cognato aspettami ed il genere torno a fine mese. Alla cerimonia funebre non si accettano né condoglianze né fiori, solo contanti. Grazie. Non è solo questione di denaro, ma è una questione anche d'affettibilità, cioè qualcuno che, non dico che gli voglia bene perché è un'auto, però che ne abbia cura e che l'apprezzi principalmente di quel che ha acquistato. Cioè se è un appassionato lo preferirei. È una cosa meravigliosa, perché è una creatura che uno riesce pezzo per pezzo a metterla assieme e farla funzionare, se no non funziona mica. Separarmi sì, sicuramente sarà un po' critica, ma però lo dovrò fare, io non sono in condizione da potermela godere. Diciamo che la passione dei motori ripaga, sì. Beh, un motore ha una vita, dunque dà anche delle gioie. Allora si verifica come il messaggio originale, così indipendente, se vogliamo rischioso, dell'ingegnere Bizzarini, è trasfuso, trasmesso, continua presso qualche persona che
animata da una passione unita a buone capacità tecniche e pratiche, riesce a portare avanti un'opera che rende una veste definitiva per una vettura che sfortunatamente era rimasta non compiuta e non completa.